Ciao a tutti, oggi siamo con Giuliano. Giuliano ha realizzato un laboratorio che io avevo pubblicato sul gruppo di Telegram, che quando l'ho pubblicato io era solo una traccia, un'idea, poi lui invece l'ha proprio realizzato la configurazione e con questo video lui ci andrà a spiegare cosa ha fatto, come l'ha fatto e darà anche dei suggerimenti su come migliorare quello che io avevo realizzato come idea originale e niente, la parola a te Giuliano. Ciao Valerio, grazie mille per avermi invitato qui sul tuo canale. Mi presento, sono Giuliano, ho 21 anni, vivo a Roma e lavoro come Network and Security Engineer da 3 anni ormai. Sono certificato Cisco CCNP e Fortinet e sto studiando anche per prendere la CCIE Enterprise e sto seguendo anche un corso su AWS per prendere la certifica AWS Associate. Complimenti. Quanti anni hai detto? Sì, 21. 21, no, perché è un piccolo dettaglio, dai, uno che dice ho studiato CCNP, sto studiando CCIE, faccio la certificazione, sono certificato Fortinet, sto studiando per AWS, magari uno si immagina che questo abbia chissà quanti anni, invece 21 anni, praticamente sei un ragazzo, praticamente all'inizio, no? Ok, allora, un attimo solo che ti faccio vedere il tuo laboratorio, che è questo. Ok, se ci vuoi spiegare qui il laboratorio, io sarò tutto orecchie. Ok, allora, tanto prendiamo la penna così faccio vedere. Ok, allora, l'obiettivo di questo lab è appunto di far comunicare PC1 e PC2 fra di loro, dove però il traffico in andata partirà da PC1, arriverà sul router CrazyNet Corp, da CrazyNet Corp andrà verso router 1 e router 2, andrà su internet che poi dopo manderà a PC2. Mentre il traffico di ritorno dovrà prendere il percorso verso router 3 e router 4, quindi passerà sempre per internet, andrà verso router 3 o router 4 e poi dopo andrà verso CrazyNet Corp che manderà a PC1. Ok, perfetto. Ok, il traffico arriverà al PC1. Esatto, sì. Bene, e senti, potresti descrivere che come hai fatto a influenzare il traffico dal router, quindi il router di sinistra CrazyNet Corp, per Mhm. influenzare il traffico per farlo andare verso router 1 e router 2. Ok, sì, abbiamo utilizzato un attributo del BGP che si chiama local preference e così facendo influenziamo appunto con questo attributo riusciamo ad influenzare il traffico di uscita. Mentre invece per il traffico di ritorno abbiamo utilizzato sempre un altro attributo del BGP che si chiama MED, che non Oh, è nient'altro che la metrica. ok, senti, quando non stavamo registrando questo video, mi ha fatto presente che sì, va bene, la configurazione va bene, però si potrebbe migliorare e mi hai dato alcuni accorgimenti, alcune idee che poi io metterò in pratica. Però ci vuoi spiegare per quanto riguarda la MED e come sarebbe meglio o quale soluzione sarebbe quella migliore? Ok, sì. Allora, sicuramente questa qui, quella proposta da te, è una soluzione che funziona, però che è un po' irrealistica, in quanto per utilizzare la MED bisognerebbe chiedere al nostro Internet Service Provider, che in questo schema è rappresentato da R1 e R2 che ad esempio rappresentano un Internet Service Provider ed R3 e R4 che ne rappresentano un altro. E,
mentre invece utilizzando un altro attributo che è appunto l'IcePath possiamo influenzare anche il traffico di ritorno senza chiedere nulla appunto al nostro provider. Quindi te mi stai dicendo, se ho capito bene, perché sottolineo, sottolineo un piccolo dettaglio, è lui l'esperto del BGP, io sono ancora uno che sta studiando. E, se ho capito bene, te mi stai dicendo, ok, funziona, però o il provider è d'accordo con te Esatto. di farti la configurazione o di farla fare direttamente a te, o certamente direttamente a me no, come la dovrebbe fare lui, o oppure usando l'attributo ASPath posso fare tutto da solo senza Esatto. andare a chiedere niente al provider. Esatto, proprio così. Questo perché appunto la MED è un attributo non transitivo, quindi non si propaga per tutto quanto internet, bensì noi con questo attributo possiamo influenzare solo il nostro autonomous system adiacente. Quindi in questo caso per andare ad influenzare autonomous system 65300 possiamo farlo solo da autonomous system 65400 o 65200, che sono appunto gli autonomous system dei nostri provider. Ho capito. E, senti, mi fai vedere un po' come funziona? Vai, fammi un po' vedere, per esempio, se provi a fare un trace dal PC1 verso il PC2, il percorso che segue. Ok, intanto pulisco lo schermo. Usciamo da qui. Ok, allora, se appunto da PC1 possiamo fare un trace route verso appunto il PC2 che ha come indirizzo 192.168.1.2. Quindi andiamo sul PC1, facciamo un trace route verso 192.168.1.2. Ok, allora vediamo che passiamo come primo hop 10.0.0.1. Aspetta un secondo solo, Sì. perché prendo io uno screenshot, Mhm. così che io poi, insieme a chi guarderà il video, può vedere. Mi fai rivedere la topologia, per favore? Sì, subito. Ok, un attimo solo. Ok, allora, qui abbiamo il nostro screenshot che tu non vedi, ma io ce l'ho qui. Lo Ok, metto qui. Allora, io vedo che il PC1 con IP 10.0.0.2 passa dal gateway, sì, quindi 01. Poi ho esatto, questo IP 10.1.91.1 che punto 91 e 81.2 che sono i router, quelli lì, quindi l'R1 e poi il link 10.1.81. esatto, sì, Ok? E poi infine arrivo al 192.168.1.2, quindi PC2. esatto. Perfetto, e questo è il traffico d'andata. E se invece si fa quello di ritorno? Ok, quindi per il traffico di ritorno non facciamo altro che andare su PC2 e provare a fare un trace route stavolta verso PC1 che ha come indirizzo 10.0.0.2. Ok, è più lento. Certo. Quanta RAM ha il tuo computer? E il computer 32 giga, però riservati per i 20G 16. Ok, 16 giga non sono tantissimi. No, più che altro qui perché non ho tolto l'IP domain lookup, quindi è Ah, ok. più lento per quello. Sta- Ok. Quindi quando ha finito ora prendo lo screenshot anche di questo e andiamo a controllare, dammi un attimo, andiamo a controllare se tutto funziona. Vai sulla topologia ancora, dammi solo un attimino che ridimensiono il tutto. Allora,
192.168.1.1 che è ovviamente il gateway del PC. Poi Esatto. arrivo al router internet e passo da 10.1.83.1, quindi questo link qua della porta Esatto. G03. Poi Sì. dopo vado su 10.1.93.2, quindi il router 3. E infine, vabbè, CrazyNet Corp, e infine arrivo al PC2, quindi direi che funziona bene. Senti, sempre questo è più per me che per te, perché ovviamente sono io quello che deve imparare. Certo. Riguardo al local preference, all'attributo del BGP, te, io ho letto anche sul libro, poi comunque anche te, ne parlavamo in altre occasioni, mi dicevi della metrica, Mhm. che come funziona la metrica sul BGP. Potresti spiegarlo? Ok, sì. Allora, il BGP appunto come metrica per scegliere il suo best path utilizza diversi attributi, tra cui appunto la local preference e la MED che abbiamo utilizzato in questo video. E, a differenza magari di altri protocolli di routing come ad esempio l'SPF, che utilizza invece la bandwidth, quindi la velocità di un link per determinare il best path verso una determinata destinazione. Ok. E appunto la local preference viene utilizzato principalmente per il traffico di uscita. È un attributo non transitivo tra due autonomous system, ma che rimane sempre all'interno dello stesso autonomous system. Mhm. Mentre la MED è un attributo che si utilizza principalmente per il traffico di ritorno, possiamo utilizzarlo anche per il traffico di andata, ma principalmente si utilizza per il traffico di ritorno, in quelle rare volte in cui si utilizza. E appunto, come dicevo anche prima, può essere passato solo all'autonomous system a noi adiacente. Quindi diciamo, Sì, no, diciamo, scusami, continua. quindi diciamo l'autonomous system del router con cui facciamo il peer, in poche parole. Ho capito. Senti, e com'è la metrica, e qual è quella che ha più importanza? Il valore più alto o il valore più basso? Allora, dipende dall'attributo che utilizziamo, perché magari la local preference, cioè per la local preference è preferito un valore più alto, mentre per la MED un valore più basso. Quindi il valore più alto. Mhm. Quindi, se capisco bene, quindi se io alla local preference gli do 100, Mhm. ha la preferenza rispetto a 0. Esatto, sì. No, ho capito, Ok. perfetto. Senti, facci vedere un attimo la configurazione di questa metrica di cui si stava parlando adesso. Ok, allora ad esempio per quanto riguarda la local preference abbiamo operato solamente su CrazyNet Corp, Che è il router di sinistra. esatto, che è il router appunto di sinistra. Quindi abbiamo semplicemente fatto questo. Allora, abbiamo diciamo attaccato al nostro neighbor router 1. 111 sarebbe la loopback con cui facciamo il peer di router 1. Ok. E, e con router 2 una route map che si chiama appunto LPR2, Local Preference R2, e abbiamo applicato questa route map in. E questa route map ci va a dire route map. Questa route map va a fare nient'altro che appunto fa un set della local preference a 300 Su entrambi i link? su entrambi i link. Beh, allora scusami, questa è una domanda che mi sorge spontanea, insomma. Ma se Mhm. te hai fatto... Se tu hai settato una local preference su entrambi i link a 300,
Sì. Perché quando si è fatto il trace è passato solo su un router, su un link solo, se invece che su entrambi? Beh, perché comunque il traffico, quel tipo di traffico che abbiamo fatto può passare solamente per un link. E- Però noi possiamo appunto fare il load balancing del traffico, quindi magari la tua richiesta adesso passa per R1, quella che fare dopo magari passa per R2, o quella che farà un altro client passa per R2. Ah, ho capito. Però Quindi se comunque... si facesse, per esempio, per assurdo, chiaramente non adesso, ma se si creasse un server web Mhm, in questo laboratorio e due PC sempre dietro al router Crazy Corp mhm, e facessero richiesta della pagina, mhm. uno molto probabilmente passerebbe su un link e l'altro su l'altro link. Esatto, sì. Ok, ok, chiarissimo, chiarissimo. Ok. E, senti, che ritieni il caso di far vedere altre cose riguardo alla configurazione? E allora, volevo appunto questo load balancing lo possiamo fare grazie a questo comando, maximum paths 2, quindi perché se no senza questo comando lui si metterà in tabella di routing solamente uno di questi due link. Ok, Quindi se noi facciamo uno show IP BGP possiamo vedere appunto che quelli con il maggiore è appunto il netstop preferito, mhm, in questo caso 1111 che è router 1, quello che ha preferenza appunto 300 ah, che abbiamo modificato noi, mentre appunto verso router 2 vediamo una M che se andiamo a vedere qui ci dice multipath. multipath, anche lui appunto ha local preference 300, mentre router 4 e router 3 non vediamo la local preference perché è quella di default, quindi è settata a 100, avendo Quindi una hanno local una metrica preference. più bassa e quindi non è quella preferita. Esatto. Ho capito, perfetto, molto chiaro, molto molto chiaro. Anche per me che sto studiando per il BGP, ma è molto chiaro. Ok. Perfetto. Ok, quindi io credo che questo laboratorio sia fatto bene, sinceramente. Senti, ok, che dire altro? Ah, se tu volessi, chiaramente a tua discrezione, perché ovviamente te hai da lavorare come tutti e richiede tempo, insomma, per fare queste cose qui. Però se tu volessi fare un piccolo laboratorio su come per esempio si configura una configurazione tipica nelle aziende tipo BGP multi-home, tipo Mhm. con te hai due provider, facciamo Team e Wind e di, ora te non te lo sto a spiegare, ma insomma io lo dico per chi è agli Certo, inizi e compri il tuo segmento di rete, quindi il tuo AES e quindi hai il tuo IP pubblico di internet e tramite quello crei il tuo AES e ci punti tutti e due provider per far sì che chiaramente ci sia della ridondanza su internet, uscendo certo. sempre dal solito indirizzo IP. Però se tu volessi fare un lab di questo genere, secondo me sarebbe molto molto interessante. E... Ok, io credo che tu abbia spiegato tutto molto bene, Grazie. sia comprensibile, soprattutto se lo capisco io, credo che lo possano capire tutti perché eh, non sono certo al tuo livello. E quindi credo sia perfetto. Se ritieni che ci sia altro da far vedere nella configurazione, E se vuoi, se sei d'accordo, farei vedere come è stato invece manipolato il MED, certo. come abbiamo influenzato il traffico di ritorno. Qui invece, come dicevo, ho voluto operare su i router R1 e R2, e, quindi diciamo mandando una MED più alta rispetto a quella di default al router internet, perché il MED ha come value di default, come valore di default Ah, 0. ah. E, e quindi impostando su R1 e R2 un valore più alto verso internet, internet preferirà i link verso R3 ed R4. Quindi se andiamo su R1 è stata fatta una cosa molto simile.
Ok, possiamo vedere appunto che verso il nostro neighbor 88 88 88 88, che è appunto la loopback con cui facciamo il peeling del router internet, è stata applicata questa route map chiamata MedOut Scusa un in attimo, outbound. scusa un attimo, mi fai rivedere la topologia così che io possa, mentre te spieghi questi indirizzi IP, io, per chi vede il video, insomma, sa di che link stai parlando, perché chiaramente te l'hai Sì, fatto, per te è tutto chiaro, ma certo, puoi tornare eccolo sulla qua. console, eh? Ok, allora stavo su R1, ok, dunque sta applicata questa roadmap che dice appunto fa un match di un access list Ah, dove viene identificata la rete da influenzare, sulla quale appunto andiamo a modificare la metrica. quindi E poi dopo viene fatto. 8888 è 65300, quindi è il router internet. Esatto, sì. Poi nello schema c'è scritto in Sì, sì, piccolo, sì, forse non si sì. legge. Ok, e quindi appunto viene fatto il match delle reti interessate e poi viene fatto un set metric 50 ad esempio, ma bastava anche fare un set metric 1 che era comunque maggiore rispetto a 0 che è il valore Di di default. default. E poi qui vedete c'è un permit 20 dove non c'è dentro niente, perché se noi andiamo a fare un match di una determinata access list, dopodiché si va a creare anche nelle route map un implicit deny, e così facendo invece permettiamo tutto quanto il resto del traffico. Ah, ok. Ok. Se noi invece prima, non so, forse qualcuno ci avrà fatto caso, però non c'era appunto il match dell'access lista, veniva semplicemente settata la local preference e non c'era appunto una seconda route map per premettere tutto quanto il resto del traffico, perché in quel caso non c'era il problema dell'implicit deny. Ah, ho capito. Perfetto. È perfetto. Ok. Ok, E qui appunto facendo, vabbè, questa cosa è stata fatta sia sul router 1 che sul router 2, chiaro. giusto per trasparenza lo faccio vedere anche su router 2, eccolo qui, e la route map è uguale. Allora possiamo andare su internet e vedere cosa vede appunto router internet, show IP BGP, e vediamo che router internet, per andare verso la rete 10.0.0.0 dove c'è PC1, Sì. passa per router 4 e router 3, sempre facendo load Sì, balancing. sì, sì, certo, certo. Questo sta parlando comunque del traffico di ritorno, quindi Esatto, lo qui sto ripeto parlando solo del perché magari traffico. uno si perde poi. Certo, qui appunto parlavo del traffico di ritorno, vediamo che appunto verso R1 e R2 vediamo una metrica che è la MED di 50, che abbiamo appunto manipolato noi, Mhm. e quindi sceglie quella con la MED più bassa, perché di default è 0. Non Molto è, non è bene. mostrato, però è 0. Perfetto. D'accordo. Senti, io credo che ci possiamo ritenere soddisfatti sia della spiegazione che del lab. E soprattutto del lab, perché lo volevo fare io, ma l'ha fatto te. Quindi eviterò di farlo, no? Lo faccio anch'io così mi alleno e così imparo. D'accordo. Io non ho altre domande al momento. Se tu vuoi dire un qualcosa o per chi studia o per chi un consiglio o se vuoi realizzare altri laboratori e quindi poi li vuoi pubblicare, se vuoi dire qualcosa di tuo. Sì, se volete fateci sapere nei commenti che tipo di laboratorio vi piacerebbe vedere, così che se Valerio è d'accordo lo portiamo magari insieme. Certo, poi comunque se vuoi li puoi registrare anche te, li pubblichi
o sul tuo profilo di LinkedIn, oppure se preferisci anche sul gruppo di Telegram, oppure chiaramente insomma si può fare anche insieme, per me non è assolutamente un problema, anzi sono più le cose che io ho da imparare da te che viceversa, quindi io sono sempre molto disponibile in queste cose qui. Va bene. Quindi Giuliano, io per il momento ti ringrazio e a presto. Ok, grazie a te Valerio, ciao a tutti E ciao. e buon proseguimento. Ciao ciao. Ciao.